Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Per 5 domeniche di seguito è stata interrotta la lettura del Vangelo secondo Marco perché la liturgia ci ha fatto meditare sul discorso che Gesù ha fatto nella sinagoga di Cafarno dopo che aveva dato il segno della condivisione dei pani e dei pesci. Oggi riprendiamo la lettura del Vangelo secondo Marco che ci accompagnerà fino all'inizio dell'Avvento. Ritroviamo Gesù che è verso la metà della vita pubblica e l'Evangelista ha già notato che fin da quando lui si è trasferito a Cafarno, dopo aver lasciato Nazareth, ha avuto delle dispute molto accese con gli scribi e con i farisei riguardo al perdono dei peccati che lui concedeva gratuitamente, non chiedeva nemmeno se era pentita una persona. Poi riguardo al digiuno, poi gli venivano rivolte delle critiche severe sui suoi comportamenti. Lui mangiava con i pubblicani e i peccatori, faceva festa con loro, poi non osservava le prescrizioni del sabato. E l'Evangelista Marco al capitolo 3 ci dice che a Gerusalemme l'autorità religiosa ha cominciato a preoccuparsi e ha inviato un gruppo di scribi per verificare ciò che stava accadendo e mettere in guardia il popolo dal pericolo spirituale che stava correndo, quello di essere deviato dalla retta via perché Gesù stava insegnando delle eresie. Il popolo aveva reagito dicendo: ma Gesù cura i malati, compie prodigi, e le guide spirituali avevano risposto: e lui cura le persone perché è in combutta con Belzebul. Belzebul non è il nostro diavolo. Era un dio pagano adorato dai Filistei. Aveva il suo santuario molto famoso a Ekron, nella pianura lungo il Mediterraneo, la pianura dello Sharon. E era famoso perché curava le malattie, tanto che di nascosto anche gli ebrei, quando erano malati e il loro Dio non gli dava la guarigione, ricorrevano a questo Belzebul. Ecco cosa hanno detto le autorità religiose: lui cura, ma perché è in combutta con Belzebul, e Belzebul vuole farvi deviare dalla retta via, cioè dall'adesione al vero Dio. Vi vuole portare fuori strada. Oggi queste guide spirituali si sentono in dovere di scendere una seconda volta da Gerusalemme. Perché? Perché là, a Gerusalemme, è giunta la notizia che Gesù viola un precetto molto grave e insegna anche ai suoi discepoli a fare altrettanto. Sentiamo che cosa aveva fatto di così grave. Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. Ecco qual era il comportamento scandaloso di Gesù. Non faceva le purificazioni rituali e insegnava anche ai suoi discepoli a non dare importanza a questa pratica. Chiariamo subito. Non si trattava di una pratica di igiene. Tutte le purificazioni vengono sempre fatte dopo che ci si è accuratamente lavati. Queste purificazioni servivano per pulire da eventuali impurità perché qualcuno aveva avuto qualche contatto con qualcosa di immondo. Nel libro del Levitico sono dedicati ben 6 capitoli a questa distinzione fra ciò che è puro e ciò che è impuro.
Puri sono certi animali che possono essere mangiati e impuri sono altri animali, il porco, il cammello, la lepre, che devono essere evitati. E sono indicate anche le condizioni di impurità, tutto ciò che in un qualche modo richiama la morte, il sangue, la sfera del parto, della nascita, la morte, le malattie come la lebbra. C'è stata un'evoluzione nel concetto di puro e di impuro nella Bibbia, ma al tempo di Gesù possiamo dire che era ritenuto impuro tutto ciò che aveva qualche richiamo alla morte e quindi alla lontananza dal Dio della vita. Chi avesse contratto qualche impurità chiaramente non poteva accostarsi al Signore, doveva purificarsi. Nel libro dell'Esodo si stabilisce cosa si deve fare per purificarsi, ma le disposizioni riguardavano solo i sacerdoti del Tempio, i quali, vivendo in contatto costante con Dio, il Santo, il Puro, dovevano mantenersi sempre in uno stato di purità e quindi in loro nessun richiamo alla morte. Non potevano andare a seppellire un morto e poi andare nel Tempio a servire il Signore. No, non potevano nemmeno portare le scarpe. Sempre scalzi dovevano andare nel Tempio anche d'inverno. Per quale ragione? Perché le scarpe sono fatte di cuoio. Cuoio è un animale morto. Non potevano indossarle. Al tempo di Gesù, i farisei erano riusciti a inculcare nella mente della gente che queste prescrizioni riguardanti i sacerdoti dovevano diventare una pratica abituale nella vita quotidiana di tutti gli israeliti, perché gli israeliti sono un popolo puro, i pagani sono immondi. Ecco, la disputa di oggi fra Gesù e gli scribi, che sono scesi da Gerusalemme, riguarda una purificazione particolare, quella delle mani che vanno lavate prima dei pasti. È chiamata Netilat Yadayim, sollevamento delle mani. E questo gesto aveva un significato bello. Era per richiamare all'israelita che quando prendeva il pane toccava qualcosa di puro, riguardante la vita, era un dono di Dio. E noi sappiamo che i doni e i regali hanno ben altro significato, oltre al loro valore economico, perché dentro c'è della fede. Pensiamo, una sposa, quando osserva l'anello del suo fidanzamento, che non ha un grande valore economico, ma per lei ha tutto un significato perché le richiama tanti anni di una vita d'amore con lo sposo. Ecco, quel lavaggio delle mani richiamava l'israelita che lui doveva prendere quel pane come un dono del cielo e quindi condividerlo con tutti i figli di Dio. Naturalmente i figli di Dio erano quelli del suo popolo, non i pagani che erano immondi. Un rito che però al tempo di Gesù era diventato un rito semimagico per proteggersi da forze malefiche che potevano entrare quando uno si cibava e quindi doveva proteggersi da queste forze di morte. Aveva perso questo significato originale che era bello. A questo punto, l'Evangelista Marco, che scrive per un pubblico che è quello di Roma, che non conosce queste abitudini dei giudei, l'Evangelista sente il bisogno di spiegare ai suoi lettori questa ossessione dei giudei per le purificazioni. Sentiamo. I farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi
e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie e di oggetti di rame. Chi va al mercato è inevitabile che venga in contatto con persone, con oggetti, con alimenti che possono essere portatori di impurità. Può inavvertitamente toccare un pagano, un oggetto idolatrico, una donna durante il suo ciclo. Ecco, tornando a casa deve fare la purificazione e il rito della Netilat Yadayim va eseguito in modo meticoloso come prescritto nel Talmud. Provo a raccontarlo, così se andate a Gerusalemme capite che cosa stanno facendo. Il recipiente con cui si deve fare la purificazione deve avere 2 manici, lo vedete sullo sfondo, e deve avere il bordo superiore liscio, ben integro. L'acqua poi deve essere versata sulle mani dalla persona, non ci si può purificare direttamente al rubinetto o in una fontana. L'acqua deve essere pulita, limpida ed è stabilita anche la quantità minima, deve essere almeno di 1/4 di log, che corrisponde a 1,5 uova per ogni mano. E prima l'acqua deve essere versata sulla mano destra con la sinistra, per 3 volte deve essere versata e le dita devono rimanere bene aperte in modo che l'acqua penetra bene, non ci devono essere anelli quindi, e la purificazione deve arrivare almeno fino al polso. Al tempo di Gesù arrivava fino al gomito. Poi, dopo che è stata purificata la mano destra, si prende il recipiente con la destra per purificare la sinistra e a questo punto può essere tenuto anche con un tovagliolo il recipiente. Con la sinistra non si poteva tenere col tovagliolo. E poi, alla fine, sulla mano sinistra deve essere lasciato un po' d'acqua che va sfregata sulla mano destra. Poi si tendono le mani verso l'alto. Eccolo il Netilat Yadayim, il sollevamento delle mani per pronunciare la benedizione, che è bellissima. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, che ci santifichi con i tuoi comandamenti e che ci hai prescritto la purificazione delle mani. In ebraico, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvatav vetzivanu al netilat yadayim. Bella questa benedizione. Soltanto dopo si possono asciugare le mani e da quel momento non si deve pronunciare una parola prima di avere mangiato il pane, altrimenti bisogna ripetere il rito. Perché ho insistito tanto su questa attenzione all'esecuzione del rito molto minuziosa? Perché quando diviene eccessiva questa attenzione a tutti i dettagli, quando si insiste sulla loro scrupolosa esecuzione, c'è da insospettirsi, perché forse ci si sta concentrando sull'aspetto esteriore del rito, sull'esecuzione perfetta, e si perde di vista il suo significato. Nel nostro caso, io ho accennato al significato che ha questo rito, ma al tempo di Gesù era divenuto una espressione del timore che qualcosa di impuro potesse entrare nella persona attraverso il cibo. Dobbiamo stare attenti anche noi a questi riti eseguiti scrupolosamente, perché può essere pericoloso. Si può dimenticare il significato, si può tranquillizzare la coscienza perché si è eseguito un rito, ma si è perso il valore di questo rito, il richiamo che il rito aveva. E questo accade anche a noi. Pensiamo a un rito sacro, quello che noi compiamo così spesso, il segno di croce. Ci pensiamo realmente a che cosa significa? Quando
sappiamo che per molti è un gesto un po' scaramantico. Sentiamo adesso come Gesù risponde all'accusa che gli viene rivolta di trascurare la tradizione degli antichi. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Le mani sono il simbolo dell'azione, delle opere che noi compiamo. Con le mani si può fare del bene o fare del male, dare la vita o dare la morte. E allora, toccare un oggetto, stringere la mano a un pagano, accarezzare un lebbroso, seppellire un morto, rende impure le mani? Gesù risponde no, perché nessuna creatura, nessuna persona è impura per Dio. E allora, come rendere pure le mani? Per i farisei sono pure le mani che hanno eseguito scrupolosamente il rito della Nötilati Adayim. Gesù non accetta che si purifichino le mani con un rito, perché quel rito ti tranquillizza la coscienza e ti fa pensare, ti illude che le tue mani siano pure. Per Gesù sono pure le mani che hanno dato da mangiare a chi ha fame, che hanno dato da bere a chi ha sete, che hanno rivestito chi era nudo, che hanno accolto colui che non aveva una casa, le mani che hanno curato il malato, che hanno rialzato chi era caduto. Al capitolo 11 del Vangelo di Luca, Gesù, che sta ancora discutendo con gli scribi e i farisei sulle purificazioni, e dice: voi purificate l'esterno della coppa e del piatto. Vi dico io come si fa a rendere puro la coppa e il piatto. Date al povero ciò che c'è dentro la coppa e dentro il piatto e tutto diventa puro. Ecco la differenza delle mani pure per il fariseo che ha compiuto il rito e per Gesù che va all'essenziale. Opere di amore purificano le mani. E poi continua Gesù: ha profetato bene Isaia di voi ipocriti. Questo termine ipocrita non ha il significato che ha assunto da noi dal punto di vista morale. Per noi fariseo e ipocrita si identificano, intendiamo, il fariseo persona falsa che predica bene e razzola male. No, non è vero. I farisei non erano persone cattive. Paolo, che era un fariseo, nella lettera ai Romani al capitolo 10 dice: io do loro atto che sono persone zelanti per Dio, gente che osserva scrupolosamente la Torah. Purtroppo erano persone schiave delle loro tradizioni religiose e neppure Gesù è riuscito a liberarli e a introdurli nella libertà e nella gioia dell'amore incondizionato di Dio. Cosa significava allora questo termine ipocrita? Hypocrites si riferisce agli attori di teatro. L'attore era un ipocrites. Per quale ragione? Perché in quel tempo, nelle esibizioni teatrali, l'attore non si presentava mai con il suo volto, sempre con una maschera, e quindi simulava ciò che non era. Era un povero contadino e si presentava come filosofo. Ecco, Gesù,
quando si riferisce ai farisei e agli scribi, non dice che sono cattivi, sono dei commedianti, cioè dice che Dio non ha bisogno delle loro commedie religiose, gli fanno pena, è ben altro ciò che lui si aspetta, e fa riferimento al profeta Isaia. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore, cioè la mente, i pensieri, le scelte che fa, sono lontane da me. Il profeta Isaia, all'inizio del suo libro, proprio al primo capitolo, presenta la commedia religiosa che avveniva a Gerusalemme. Dice Dio: voi, quando fate le vostre commedie religiose, io mi giro dall'altra parte. Quando fate le vostre preghiere, io mi turo le orecchie. Il profumo degli incensi, degli olocausti mi dà nausea. Per quale ragione? Perché le vostre mani commettono violenze, grondano sangue e poi venite qui a compiere le vostre liturgie. A me non interessano, è una farsa quella che voi fate. Ecco, Gesù riprende proprio questo profeta per dire che lui si aspetta un altro rapporto con lui, un'altra purificazione. È la purificazione di chi compie opere di amore, che sono le uniche che interessano a Dio, l'unico culto che gli piace. E adesso Gesù spiega a tutti che cosa rende impuro l'uomo. Ascoltiamo. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Gesù è molto preoccupato che si faccia confusione fra ciò che è puro e ciò che è impuro, che siano considerati impuri certe cose, certi alimenti come la carne di porco o certe persone come i pagani o i lebbrosi, e che questi possano comunicare da fuori la loro impurità. Era molto radicato questo timore di contaminarsi, non solo in Israele, ma presso tutti i popoli dell'antico Medio Oriente. E hanno fatto molta fatica anche i discepoli a staccarsi dalla loro concezione per aderire a quella del Maestro. Ricordiamo a Giaffa, Pietro che durante la preghiera ha quella rivelazione che viene dal cielo: Pietro, mangia, tutti gli animali sono puri perché sono creature di Dio. E subito dopo Pietro va a Cesarea e entra nella casa di Cornelio, battezza la sua famiglia. Ma quando torna a Gerusalemme, i suoi fratelli di fede lo hanno rimproverato severamente. Gli hanno detto: Pietro, cosa hai combinato? Sei entrato nella casa di un pagano, quindi ti sei reso impuro. Gesù vuole chiarire molto bene questo concetto della purità e dell'impurità. Ha avuto la disputa con gli scribi e con i farisei e subito dopo si è ritrovato con i discepoli. E il dialogo con loro non viene riferito nel brano evangelico di oggi, ma Gesù si è proprio arrabbiato con loro e a un certo punto dice: ma siete proprio così privi di intelletto, dice la nostra traduzione, ma asynetoi in greco vuol dire: ma siete proprio così scemi da non capire che ciò che entra nell'uomo va a finire, la traduzione dice, nella fogna. Ma Gesù era proprio arrabbiato
Afedron in greco significa nella latrina, quindi ha adoperato parole forti, voleva farsi capire che doveva essere chiara questa idea della purità. E allora chiama le folle, e fra le folle ci siamo anche noi, perché abbiamo bisogno di un richiamo su questo tema della purità, ciò che è puro e ciò che è impuro. Ancora oggi c'è qualcuno che ha paura di prendere la comunione in mano perché ritiene impure le mani. C'è ancora qualcuno che magari arriva con un tovagliolino. No, basta queste cose. Tutte le creature sono pure e soprattutto le mani dell'uomo. Bene, Gesù dice: ascoltatemi tutti bene e cercate di comprendere ciò che dico. Non c'è nulla fuori dell'uomo che lo possa rendere impuro. È da dentro, dal cuore dell'uomo che vengono le impurità. E per cuore non si intende la sede degli affetti come intendiamo noi, ma la mente, la coscienza, l'origine delle scelte e delle decisioni. E allora Gesù presenta 12 comportamenti che escono da dentro, dal cuore dell'uomo e che rendono impuro l'uomo. Impuro vuol dire che uccidono l'umano che ha, lo distrugge come uomo. E sono 12 comportamenti, 6 al plurale e 6 al singolare. Li vogliamo esaminare rapidamente, uno per uno, così abbiamo motivo di meditazione per tutta la settimana e possiamo verificare se c'è purezza o impurità che esce da noi. La prima, prostituzioni, è al plurale, perché non c'è solo una forma di prostituzione, quella che conosciamo, ma sono molte. Tutte le situazioni della vita in cui ci si vende per interesse è prostituzione, per cui sono tante le prostituzioni. Se per avere uno scatto nella carriera, per ottenere qualche vantaggio, qualche favore, si arriva a vendere la propria coscienza o la propria dignità, quando ci si abbassa in adulazioni, cortigianerie, questo è vendersi per interesse, è prostituzione, esce dal cuore, ti disumanizza. Secondo, furti, non furto, perché sono molti i modi di rubare. Non c'è solo portare via qualcosa di un altro, ma la gestione da padroni dei beni di questo mondo è furto, perché i beni di questo mondo sono tutti di Dio. Avere il superfluo quando l'altro è nell'indigenza è furto. Si può rubare anche il buon nome di una persona, il lavoro, il posto che spetta a un altro perché si conoscono le persone giuste. Sono tanti modi di commettere dei furti. Escono dal cuore questi furti e ti disumanizzano. Omicidi, non omicidio solo togliergli la vita con un'arma, ma qualunque riduzione di vita nell'altro è omicidio. E allora gli posso togliergli il sorriso, la gioia di vivere, con la maldicenza, con la calunnia. Si può uccidere con la lingua. Ecco, tanti omicidi che sono progettati nel cuore, non vengono da fuori. Gli adulteri, sono tanti i tradimenti, le infedeltà all'amore, tutte le ricerche del piacere egoistico che presuppongono l'asservimento dell'altro sono adulteri, tradimenti dell'amore. Le cupidigie, al plurale, sono le bramosie che ti portano a voler avere sempre di più, ad accumulare, a riporre la felicità nell'avere di più.
è una cupidigia insaziabile. Per Gesù, la gioia dell'uomo non consiste nell'avere di più, ma nel donare di più. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. È una frase di Gesù che ci è riferita negli Atti degli Apostoli, non nei Vangeli, sulla bocca di Paolo. Sappiamo bene cosa fa il bambino. Il bambino dice: tutto è mio, tutto quello che vede è suo. La pulsione che ti porta ad avere tutto per te è la pulsione del bambino, non sei cresciuto. Il figlio di Dio che è in te cresce quando doni i beni che hai a disposizione per rendere felice il fratello. Allora cresci come figlio di Dio, altrimenti rimani bambino. E non dimentichiamo che noi accumuliamo, ma questa è una follia, bramiamo sempre di più e dimentichiamo che molto presto tutto quello che non abbiamo donato viene requisito. Sesto comportamento che esce da dentro. Le malvagità, plurale, sono i pensieri maligni. Pensare sempre male degli altri, cercare il male negli altri. Quante persone pie e devote provano questo bisogno incontenibile di tener d'occhio la vita degli altri. Poi sospettano, pensano male e provano un piacere morboso nel comunicare ai loro amici i propri sospetti e arrivano anche a calunniare. Gli effetti nella vita di una comunità cristiana di questi comportamenti sono devastanti. Sono persone queste che guardano sempre con sospetto le azioni degli altri, scorgono il male e cattive intenzioni ovunque. E adesso cominciano i comportamenti al singolare. L'inganno è il comportamento di chi pensa al proprio interesse ed è disposto a compiere ogni imbroglio per ottenere i propri obiettivi. Ecco, in greco è chiamato dolos, l'inganno. L'ottavo comportamento. L'impudicizia, asselgeia in greco. Cosa indica questa impudicizia? La sfrenatezza, non soltanto nel campo sessuale, ma in tutti i sensi, non avere freni in nulla nel bere, nel cibo, nel divertimento. È la mancanza di autocontrollo, è il comportamento di chi ha come norma di vita: io faccio ciò che mi piace. Ecco, questa è la selgeia, l'impudicizia. Il nono comportamento, l'invidia. In greco è occhio cattivo, oftalmosponeros. È un'espressione che si trova nell'Antico Testamento, indica la cupidigia, la paura, che qualcuno mi sottragga sempre qualcosa, quindi lo tengo d'occhio e mi dispiace che l'altro abbia ciò che io non posso avere. Questa è l'invidia. Verifichiamo come noi proviamo un'inconfessabile gioia quando a qualcuno che ha successo la vita gli sorrideva e poi gli capita qualcosa, noi lo invidiavamo. Ecco, quando proviamo questo sentimento dal nostro cuore esce l'invidia, abbiamo l'occhio cattivo. Decimo, la calunnia. Dice la nostra traduzione, ma blasfemia in greco è il rifiuto della verità, l'opposizione alla verità, perché non mi fa comodo e allora cerco in ogni modo di ostacolare la verità, di nasconderla. Questa è blasfemia. 11° comportamento, l'arroganza. Il voler sempre essere al centro delle attenzioni.
quando noi apriamo la bocca, gli altri devono ascoltarci in religioso silenzio, perché dalla nostra bocca escono solo oracoli. Questa è arroganza. Ultimo comportamento che esce dal cuore e che ti rovina come uomo. Strano. La stupidità, afrosyne in greco. Uno è stupido, può anche non averne colpa, poverino, è così. Ma non è questa la stupidità di cui si parla qui. L'afrosyne nei Vangeli è il non orientare nel modo corretto le scelte della propria vita. Afron nel Vangelo è quel ricco di cui ci parla la parabola di Gesù al capitolo 12 di Luca, è quello che aveva accumulato i beni. Viene chiamato non cattivo, non lazzarone, no, pazzo, perché hai accumulato in quel modo invece di distribuire i beni che tu avevi avuto la fortuna di avere fra le mani, e tu hai ampliato i magazzini per trattenerli ancora per te. Sei pazzo, ti viene requisito tutto questa notte stessa. Ecco, la stoltezza è questa, il sacrificare tutta l'esistenza per accumulare invece di donare, e allora non hai costruito niente. Sei una persona che è finita nel nulla perché non hai costruito amore. Tutte queste cose, conclude Gesù, che sono cattive, vengono fuori da dentro. Queste contaminano l'uomo, rendono immondo l'uomo. Immondo vuol dire ti fa morire come uomo. Ecco, è questa impurità, questa morte interiore che dobbiamo purificare, e non la si purifica con l'acqua delle purificazioni. Chi purifica il cuore è la voce dello Spirito che Cristo ci ha donato, è la sua parola che ci purifica. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.